Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video qui sul canale. Oggi vi porterò con me ad Alghero in Sardegna per conoscere un organista. Sigla! Ciao Giovanni, presentati ai nostri spettatori. Sì, ciao, sono Giovanni Solinas, provengo da Alghero, una bellissima città della Sardegna, e sono organista, una cosa un po' atipica per la Sardegna o comunque dal punto di vista lavorativo. Ho studiato a Sassari per 10 anni, sia pianoforte che organo, due strumenti che amo. Per ragioni poi lavorative ho dovuto lasciare la Sardegna e mi sono dovuto spostare in Germania, che ho considerato e considero sempre la patria della musica per organo. Cosa ti ha dato una città come Alghero per la musica? Ma guarda, la città di Alghero ha la particolarità di essere una città di mare, una città che trasmette emozioni attraverso le onde, la risacca, e queste emozioni le troviamo nella musica, il respiro. Non esiste una musica senza respiro, quindi quest'aria generata dalle onde ci aiuta ad avere un discorso musicale di senso compiuto. Non possiamo avere un pezzo musicale senza respirare, sarebbe una musica morta, sarebbe una musica assolutamente senza emozioni. Cosa sarebbe per te la vita senza musica? La vita senza musica sarebbe un errore, lo sostenne anche il filosofo tedesco Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Un errore perché non possiamo vivere senza musica. Chiunque ha il bisogno di ascoltare musica e soprattutto ha il bisogno di riscoprire e risvegliare le emozioni interne che abbiamo, e la musica è veramente un mezzo che ci aiuta al 100% da questo punto di vista. Sono sicuro che non esiste nessuno che non ami la musica o che non senta un brano musicale. Non parlo di musica classica, di qualsiasi genere. Tutti abbiamo bisogno di musica e questa va coltivata e deve essere sempre presente affinché le nostre emozioni siano sempre vive. Che cos'è per te una composizione musicale? Una bella domanda, ma penso che una composizione musicale debba aver, attraverso il compositore ovviamente, deve avere un intelletto profondo. Questo intelletto che si tramuta attraverso la musica nel trasferire a chi l'ascolta emozioni. Ecco, quindi fare il compositore è un mestiere difficilissimo, perché attraverso la composizione devono saltare fuori tutte quelle emozioni che sono nate durante il percorso compositivo. Credo che per qualsiasi arte, per qualsiasi mestiere, bisogna avere delle competenze, di modo che chiunque ascolti questo messaggio, perché la musica alla fine è un messaggio musicale, non sia distorto e non venga mal interpretato. Ecco che quindi piacerebbe lanciare un messaggio di carattere generale, non necessariamente legato alla musica. Mai improvvisarsi in un mestiere, mai dar per scontato di sapere senza aver approfondito l'argomento. Non sono compositore, non mi permetterei mai di
parlare da compositore, però parlo da esecutore e ho a che fare con composizioni, questo è chiaro. E quindi per me, ritornando alla tua domanda, la composizione è un prodotto che trasmette emozioni. Se queste emozioni non ci sono, non posso definire la composizione. Come mai hai scelto proprio l'organo tra tutti gli strumenti? Forse può sembrare strano studiare organo, ma al tempo fui un bambino, sentii dei concerti organistici e fui subito rapito, cioè capii subito che l'organo potesse rapire la mia vita, potrei dire. Mi ha affascinato la sua sonorità, mi ha affascinato la sua potenza sonora, mi ha affascinato il pensare che l'organo potesse rappresentare un'orchestra, una vera orchestra sinfonica. E questa orchestra sinfonica venire diretta dall'esecutore e venire eseguita dall'esecutore, quindi un doppio ruolo con uno strumento, un unico, definito poi anche da Franz Liszt il re degli strumenti, non per farlo prevalere sugli altri, ma bensì considerarlo magari come tutti gli altri strumenti. Ecco, non deve essere una scelta strana studiare organo, ma deve essere una scelta usuale e alla pari di tutti gli strumenti. In Italia le occasioni di lavoro sono un po' limitanti perché l'organista potrebbe far tanto perché all'interno della professione di organista si uniscono altre professioni, quali per esempio la direzione di coro, il canto, direzione d'orchestra, ecco tutte funzioni che raggruppate insieme danno la professione di cantor, la professione che appunto in Germania viene così comunemente chiamato in Italia organista. Quindi in Italia mancano i posti di lavoro in una chiesa, in una basilica, in una cattedrale, ma mancano perché qualcuno nel tempo ha preferito abbandonare e perdendo quindi una tradizione che invece è rimasta viva in Germania. E per me è stato un grandissimo esempio conoscere questa tradizione, perché tutte queste mansioni che un organista deve avere sono mansioni che mi stanno a cuore. Mi verrebbe da dire che questo mestiere possa divenire tesoro per l'Italia, perché non abbiamo niente di meno che la Germania. Ecco, perché non riprendere questo discorso serio? Cioè, abbiamo tolto peso alla nostra cultura per rovinarci noi stessi. Ma tu esattamente cosa fai in Germania? In Germania mi trovo a casa, faccio un mestiere che mi affascina in tutte le sue arti, in tutta la sua poliedricità, perché fare l'organista, fare il direttore di coro in diverse branchie, cioè dalla direzione del coro della chiesa, piuttosto che la direzione del coro dei bambini, piuttosto che la direzione del coro per i progetti, quindi per i concerti sinfonici. A questo accosto aspetto liturgico, quindi l'organista liturgico, l'improvvisatore, esecutore e accompagnamento del canto nella liturgia, cantare, perché la liturgia è anche, l'organista deve cantare durante la celebrazione.
eucaristica per la salmodia per esempio, ma anche utilizzare la creatività per la creazione di progetti da proporre in ambito concertistico per esempio, quindi creare un festival. Qui sono tutte branchie che abbracciano il mestiere di Kirchenmusiker, cioè il cantor, colui che gestisce l'aspetto musicale di una chiesa, di una basilica o di una cattedrale. Quindi è un mestiere che mi affascina, non posso dire che c'è una parte del lavoro che mi porti via energie, ma in ambito negativo, cioè che devo fare qualcosa per il mestiere ma non mi piace. Quindi è un mestiere difficile, un mestiere che ha a che fare con la gente, quindi con le relazioni interpersonali, quindi è un mestiere abbastanza ricco, un mestiere forse non comune ma assolutamente interessante, appunto il cantor. Ecco, un sogno che mi piacerebbe vedere realizzato sarebbe quello di poter vedere fattibile il mio lavoro in Germania, in Italia. Fare il cantor è un mestiere così completo, un mestiere che richiede così tanta preparazione musicale e è un peccato che l'Italia offra un percorso di studi ma non offra un posto di lavoro. Nel senso che i conservatori italiani aprono le porte ai giovani per studiare organo e comunque organo anche in ambito liturgico, ma non apra le porte o addirittura i portoni, se parliamo di cattedrali, a posti di lavoro. Mi chiedo qual è il ruolo della politica da questo punto di vista. Le persone competenti si sono chieste perché questi musicisti hanno un percorso di studio e poi sono costretti ad andare all'estero o cambiare mestiere. Quindi diciamo che la Germania deve essere per noi, dal punto di vista musicale, per quanto mi riguarda, un punto di riferimento solido e cercare di copiarlo, perché copiare non è una cosa negativa se porta frutti. Se mi immedesimo organizzatore di eventi, avendo avuto anche l'esperienza qui in Sardegna di organizzare un festival internazionale, posso dire che le difficoltà che nascono nell'organizzare sono molteplici. Ecco, l'organizzatore, comunque il direttore artistico, ha un'idea che è pensata ad arricchire il territorio, a promuovere la cultura, e quest'idea ha bisogno di tempo per essere realizzata. Se io ho un'idea, la vado a proporre nelle sedi opportune in Germania, ottengo delle risposte e quindi ho il periodo di tempo che mi occorre per realizzare l'idea. Tutti conosciamo che le idee per essere realizzate hanno bisogno di altre persone che aiutino allo sviluppo di un'idea, prevalentemente economiche, perché l'aspetto economico non è da sottovalutare. Ecco che quindi in Italia mi trovai spesso in difficoltà tali da non avere certezze, cioè quelle risposte vediamo, quelle risposte forse le faremo sapere, ma il tempo passa e quindi quell'idea non può più avere una programmazione degna e soprattutto ben organizzata, perché l'organizzazione ben fatta ha bisogno di tempo. Quindi questo è uno dei punti che vorrei mettere a confronto, ma non in senso dispregiativo e critico, ma per far capire che chi sta dalla parte delle istituzioni è tenuto a dare delle risposte e soprattutto è tenuto anche a rendere chiare le motivazioni, perché a volte ci si trova davanti ad un progetto grande, potente, ma non capito. Poi cos'ha di bello la Sardegna? Ma anche l'Italia, ha di bello che gli strumenti sono talmente interessanti, vengono valorizzati e vengono soprattutto restaurati, quindi l'antico viene
proposto ai massimi livelli, ma non ci si impegna a valorizzare quello strumento, cioè si investono tanti soldi, a volte cifre a 6 zeri, ma non si pensa poi al futuro. Cosa diresti a chi vorrebbe fare un lavoro come il tuo? Ma di crederci fino in fondo e di seguire la formazione con intelligenza, ecco, di mettersi in discussione, ascoltare i consigli dei più grandi, dei maestri e non sentirsi mai arrivati, cioè nel senso di trovare sempre il pretesto di aggiornarsi e di condividere delle idee con i colleghi. Di non perdere mai la tenacia e la voglia di andare avanti e di portare avanti e alla conclusione un percorso attraverso il credere, cioè attraverso il raggiungimento di obiettivi, mettendo in gioco le fatiche, ma la voglia di andare avanti e la tenacia per raggiungere un obiettivo deve essere sempre viva e mai pensare di fallire se si fa un percorso serio e mirato al raggiungimento di un obiettivo ben mirato e ben chiaro. Credo che questi siano fattori che debbano essere il fuoco ardente per un giovane musicista che voglia intraprendere questo percorso di vita. Comunque, al di là di tutto, tu vivi in Germania, io vivo in Inghilterra e sappiamo benissimo qual è la principale differenza con l'Italia. A te cosa manca? Il clima? Ma guarda, ecco, appunto, credo che questo sia uno dei punti più dolorosi per chi vive all'estero. Ecco, qui abbiamo un clima così naturale, abbiamo potuto vedere il mare, le onde, sono cose per noi scontate, perché abbiamo vissuto qua, io sono stato 29 anni qua ad Alghero, sono tanti anni. Per dire, oggi che è anche una giornata non proprio eccezionale, voglio dire, vento forte, Sì, però un po' di nuvole, però è comunque bello. è un'eccezione, diciamo. Sì. E poi vedersi catapultati in una realtà dove il clima è un altro, cioè lasciamo perdere anche il mare, perché ci sono tante città in Italia dove il mare non c'è, però anche il clima credo che sia anche per te la stessa cosa, non ti Assolutamente sì. non ti permette di vivere al 100%, diciamo, le nostre abitudini. Bene, allora grazie per il tuo tempo. Molto volentieri. In bocca al lupo per il futuro. Grazie. Con l'acqua.